Cominciamo la costruzione del diorama partendo dal tempio. Per prima cosa taglio i pezzi di polistirene che mi serviranno per costruire le mura. Ho preparato un progetto e delle dime stampate in scala, per ritagliare tutti i pezzi che compongono la struttura. Per fare i tagli trovo comodissimo usare delle dime stampate in scala. Oltre a essere molto più rapido e preciso nel taglio, mi risparmio la fatica di dover tracciare tutte le misure a mano sul polistirene. Ho preparato tutti i pezzi che compongono le mura del tempio. Adesso ci dedichiamo alle pietre. Uso la mia solita tecnica, prima incido i contorni con il taglierino e poi ripasso i solchi con una matita, così da creare lo spazio tra una pietra e l'altra. Per le pietre dentro agli archi uso una penna a sfera, lo spazio è stretto ed è difficile muoversi col taglierino. L'inchiostro della penna aiuta la punta a scorrere meglio e visto che l'interno rimarrà in ombra non serve essere eccessivamente precisi. Per creare la texture delle pietre passo sulla superficie un sassolino di tufo. Ora posso assemblare tutti i pezzi che compongono le mura. Per farlo utilizzo della colla vinilica. Mi aiuto con degli spilli da sarta per tenere in posizione i pezzi fino a quando la colla ha fatto un po' presa. Incollo alla base delle mura un foglio di polistirene, che mi servirà come base di appoggio per incollare le scale e i piedistalli delle colonne. Preparo dei pezzi di polistirene per creare le basi delle colonne. Con l'aiuto delle dime ritaglio le due scale da un unico pezzo di polistirene. Dopo aver inciso le pietre del pavimento, incollo le scale in posizione. Preparo anche dei muretti che incollo ai lati delle scale. Ho tagliato un pezzo di polistirene seguendo il profilo superiore delle mura. Questo mi servirà da supporto per incollare poi il cornicione. Ritaglio la parte eccedente del basamento a filo delle mura. A questo punto mi dedico alla progettazione e alla stampa 3D degli ornamenti per dettagliare le mura del tempio. Ho iniziato dal cornicione superiore, l'ho progettato cercando di dargli uno stile con motivi molto geometrici, ispirati a un'architettura dall'atmosfera antica e primitiva. Ho suddiviso il cornicione in 15 pezzi separati, uno per ciascun lato e già sagomati con angoli a 45 gradi, in modo da facilitare l'assemblaggio. Vi ricordo che unendovi al mio Patreon potete scaricare tutti questi file STL che progetto per dettagliare i miei diorami. Ora è il momento delle colonne. Le ho progettate dividendole in 3 elementi: basamento, pilastro e capitello. Infine ho progettato e stampato anche degli ornamenti per dettagliare il profilo delle aperture ad arco. Mi piace molto combinare la costruzione tradizionale in polistirene con la stampa 3D dei dettagli più piccoli. Sono sempre stato affascinato anche dalla modellazione 3D al computer e questo mi permette di unire due mondi che sento entrambi miei. Quello manuale, fatto di tagli, colla e texture reali, e quello digitale, dove posso progettare ogni minimo particolare con precisione. Ora inizio ad occuparmi della parte superiore del tempio.
Ho immaginato che la parte superiore della struttura fosse quasi completamente crollata a causa di qualche evento catastrofico. Ho preparato dei pezzi di polistirene che userò per costruire i muri crollati. Incido le pietre con il solito metodo, poi creo dei crolli ritagliando dei pezzi e lavorando sulle singole pietre per creare le spaccature. Incollo delle singole piastrelle di polistirene dietro le mura crollate per simulare il pavimento. Osservando l'insieme del tempio mi sono reso conto che le parti stampate in 3D risultavano troppo perfette e pulite rispetto al resto della struttura. Per questo motivo ho deciso di danneggiarle utilizzando un tronchesino per pizzicare gli spigoli e simulare delle spaccature nella pietra. Mi sono aiutato anche con un trapanino elettrico e alcune punte da levigatura per rifinire meglio le rotture e renderle più naturali. Inizio ora ad occuparmi della base in polistirene. Per rialzare il tempio e creare il dislivello necessario alla cascata ho tagliato 3 pezzi di polistirene. Prima di incollare l'ultimo pezzo scavo un canale centrale che mi servirà come percorso dell'acqua della cascata. Ora posso incollare il tempio sopra il rialzo. Lascio sporgere leggermente i 2 muri laterali rispetto al rialzo sottostante, così da avere più margine di manovra per raggiungere le rocce sui fianchi. A questo punto inizio a lavorare sulla roccia. Modello la roccia sagomando dei singoli pezzi di polistirene, prima con il taglierino e poi con un coltellino seghettato. Prima di continuare con le rocce sulla parte frontale, scavo la base in polistirene, dove si formerà il laghetto alla base della cascata. Aggiungo un ulteriore pezzo di polistirene per chiudere il lato sinistro della base, creando il profilo curvo della roccia che scende verso il terreno. Aggiungo spessore alla parte frontale del tempio, incollando un pezzo di polistirene che mi servirà per simulare il pavimento crollato. Per continuare con il paesaggio roccioso ho deciso di cambiare approccio e provare ad utilizzare gli stampi. Visto che la zona da coprire è bella ampia, questo metodo mi permette di velocizzare un bel po' il lavoro e magari anche di migliorare il realismo. Spruzzo un po' d'acqua saponata prima di fare la colata in gesso. Dopo circa mezz'ora posso sformare i pezzi. Inizio a posare le rocce sagomando i pezzi più grandi cercando di adattarli al profilo della parete. Utilizzo il traforo elettrico, che è molto utile anche per tagliare il gesso. Procedo accostando e modificando i vari pezzi fino a ottenere una parete il più possibile naturale e credibile. Per rendere il tutto stabile e omogeneo, preparo un impasto di cartapesta e gesso, che utilizzo per raccordare e sigillare le rocce tra loro durante l'assemblaggio. Verso dell'acqua a cui ho aggiunto un po' di colla vinilica per rendere l'impasto più robusto. Continuo ad applicare i pezzi di roccia fissandoli prima con la colla a caldo e poi li sigillo con l'impasto di cartapesta.
Terminata la roccia, incollo alcune pietre di polistirene in prossimità delle scale, per simulare il pavimento parzialmente crollato. Creo una sorta di barriera vicino alla cascata, che fungerà da sponda per la futura colata in resina. Rifinisco i bordi della base applicando del cartoncino pesante spesso 2 mm. Sigillo tutte le fessure con dello stucco, in modo da integrare bene il bordo con le rocce e rendere il tutto più pulito e uniforme. Per completare il tutto aggiungo un composto di sabbia fine e gesso e sassolini per simulare il terreno. Bene, la fase di costruzione è terminata, procediamo ora con la pittura. Inizio con la pittura dando una mano di primer, utilizzando un acrilico nero mescolato con colla vinilica e acqua. Questo passaggio mi serve sia per uniformare i materiali, gesso, polistirene e cartapesta, sia per creare una base idonea su cui lavorare con la successiva pittura. Quando il fondo è asciugato bene, inizio a dare il colore partendo dai muri in pietra del tempio. Utilizzo una palette composta da diverse tonalità di grigi e marroni. Prelevo i colori uno alla volta dalla tavolozza e li sfumo direttamente sul modello, senza pulire il pennello tra una tonalità e l'altra. In questo modo riesco a creare variazioni naturali e sfumature più spontanee. In questa fase cerco di creare contrasti di chiaro-scuro anche piuttosto marcati. Non importa se il risultato può sembrare inizialmente troppo variegato. Con i passaggi successivi di stuccatura, lavatura e lumeggiature tutto tenderà a uniformarsi e ad assumere un aspetto più naturale. Passo ora alla parte rocciosa. Come base utilizzo un color ombra naturale, sfumandolo con un color sabbia e marroni più chiari. Stendo prima il colore più scuro e poi lavoro con le tonalità più chiare per creare chiazze e variazioni cromatiche. Utilizzo anche qualche colore già presente nella palette. Quando dipingo rocce e terreno, ogni tonalità può essere utile per aumentare la varietà e rendere il tutto meno uniforme. Per il fondo dell'acqua stendo come base un verde vescica che poi sfumo con dei verdi più chiari. A questo punto stucco le fessure delle pietre del tempio utilizzando del fugante per piastrelle in polvere. Aggiungo acqua fino a ottenere una consistenza cremosa, non troppo liquida. Lo stendo sui muri aiutandomi anche con le dita per farlo penetrare bene nelle incisioni. Poi rimuovo l'eccesso con una spugna leggermente bagnata e infine tampono con uno straccio asciutto. Nei punti più difficili mi aiuto con un pennellino per distribuire meglio lo stucco.
Quando tutto è asciutto, passo agli effetti di invecchiamento. Utilizzo una lavatura verde per simulare muschio e umidità, soprattutto alla base dei muri e nelle zone più basse del tempio. Con il nero enfatizzo le crepe e le parti più profonde, aumentando il contrasto delle zone d'ombra. Con il marrone passo negli angoli e nei punti di raccordo per creare ombre più calde e naturali. Come passaggio finale faccio una lumeggiatura con la tecnica del pennello asciutto. Mi concentro in particolare sulle parti in rilievo del cornicione e sui contorni degli archi. Questo passaggio aiuta a far emergere i dettagli e dona una maggiore profondità all'intera struttura. Applico una lumeggiatura anche sulle rocce, insisto sugli spigoli e sulle zone più sporgenti per accentuare ulteriormente l'effetto tridimensionale. Aggiungo la vegetazione applicando un po' di erbetta statica sulla sommità delle rocce. Passo ora a realizzare l'effetto acqua. Per prima cosa creo le sponde per la colata della resina utilizzando del plexiglass. Lo appoggio al bordo e lo fisso con un cordone di colla a caldo lungo tutto il profilo esterno. Per garantire una sigillatura più sicura stendo della resina UV lungo il profilo interno, tra le rocce e il plexiglass, creando così un ulteriore cordone di chiusura anche all'interno per evitare eventuali fuoriuscite. Quando la resina è indurita rimuovo le sponde in plexiglass. Utilizzo dello stucco per eliminare il segno della colla sul bordo. A questo punto mi dedico alla cascata. Ho deciso di creare le strisce d'acqua in caduta utilizzando la resina UV. Stendo un cordoncino di resina su un foglio di carta forno, poi lo indurisco con la torcia UV lavorando la superficie con uno stuzzicadenti per creare le tipiche striature verticali dell'acqua in movimento. Per simulare la schiuma utilizzo del cotone idrofilo, lo lavoro con le dita per allungarlo e renderlo più naturale. Poi lo applico sulla cascata incollandolo con un gel effetto acqua.
Mentre la cascata asciuga, completo il bordo colorandolo di nero. Quando la cascata è asciugata, rinforzo ulteriormente l'effetto schiuma utilizzando una texture effetto neve. Anche se nasce per simulare la neve, si presta molto bene anche per creare una schiuma più corposa e consistente. Un grazie a voi che siete arrivati fin qui nella visione del video e un grazie speciale a chi fa parte della mia community Patreon. E grazie a voi se posso continuare a creare e migliorare. Siete di grande stimolo e supporto per me. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto. Grazie ancora e a presto. Ciao.